when I knew I had to face another day. Lord, it made me feel so tired. You make me feel like a natural woman. If I never... Molti artisti, se non tutti, da ragazzi hanno sognato di essere come uno dei loro miti e passato magari del tempo davanti allo specchio ad emulare, cantare, ballare o suonare in playback sognando ad occhi aperti. Io, per esempio, sognavo di essere come Ritchie Blackmore dei Deep Purple e lo imitavo risultando ancora più goffo visto oggi a distanza di tempo e con un senso estetico che si è andato gradualmente plasmando al mio quotidiano. Mary Jane Jones, giovane e talentuosa cantante gospel, cresciuta in una piccola cittadina in Virginia, cresce con l'ossessione di essere come Aretha Franklin. La imita in tutto, modo di cantare, pose, capigliatura, tutto. Nel 1969 ha 27 anni, esattamente gli stessi di Aretha, che però era già la diva che tutti conosciamo, ed è in giro a cantare con un gruppo gospel chiamato Great Gate, insieme a colui che la scoprì, il reverendo Billy Lee, il quale sosteneva di sentire nella voce di Mary Jane tutte le tribolazioni che cantava. Infatti, fino a quel momento, la vita della giovane cantante non era stata per niente facile. Un marito morto giovane che la lascia vedova con un figlio, ed un secondo marito alcolizzato e violento, con cui ha 3 figli e subisce soprusi e violenze fino al 1968, anno in cui si fa coraggio e divorzia, rimanendo però sola a crescere 4 figli. Inizia quindi per sopravvivere a cantare le cover degli artisti Motown in piccoli clubs per $10 a sera, ma il sogno di essere come Aretha Franklin non l'abbandona e la sua vera storia, seppur paradossale, comune anche ad altri artisti black, inizia qui. Una sera in un ex piccolo negozio di alimentari convertito in nightclub chiamato Pink Garter, stava interpretando al millimetro, quindi forse è meglio dire stava clonando, il brano Respect scritto ed inciso da Otis Redding nel 1965 e ripreso da Rita nel 1967, brano che poi divenne il successo che è ancora oggi. Il pubblico, probabilmente annebbiato anche dal whisky, la confuse con la vera Rita. Curiosità: in Respect, Aretha invertì il testo scritto da Otis, scambiando i ruoli. Il brano divenne subito un inno sia dei movimenti femministi che di quelli che lottavano contro le forme di apartheid a danno degli afroamericani. In breve, alla fine di quello show, gli si avvicina un certo Lowell Harpy, un parrucchiere di 24 anni che si esibiva come sosia di James Brown. Il tipo rimase sbalordito da quanto fosse identica e, come disse lui stesso, uguale dalla testa ai piedi, stessa carnagione, stessa altezza, stesso aspetto, ma soprattutto stesse lacrime. La invitò quindi ad andare in tour con lui, ma Mary Jane in un primo tempo rifiutò, dicendo di non aver denaro per un viaggio fino a Richmond, in Florida, al che Hardy gli racconta subito 2 frottole. La prima che sarebbe stata pagata con $1.000 per 6 concerti, la seconda che avrebbe aperto come opening act i concerti di Aretha Franklin in persona. La Jones si fece così ingenuamente prestare i soldi per il biglietto da uno strozzino e partì. Una volta arrivati in Florida, dove era prevista la prima data, Mary Jane Jones scopre naturalmente che non ci sarebbe stata nessuna Aretha Franklin e che altresì sarebbe stata lei ad esibirsi all'Executive Motor Inn di Richmond, e nemmeno in quanto sosia, ma proprio come The Queen of Soul. Era solo l'inizio di una serie di bizzarrie, misfatti, rapimenti, minacce ed arresti. Infatti, al rifiuto di continuare arrivarono subito le minacce del parrucchiere cantante manager. La stessa Jones racconta: minacciò violentemente di buttarmi nella baia dicendomi: possiamo facilmente sbarazzarci del tuo corpo gettandolo in acqua, mentre continuava ad urlare: tu sei la vera Aretha Franklin. L'incredibile verità è che la Jones era solo una degli innumerevoli impostori ricattati e fatti esibire come fossero delle vere star. La gente conosceva gli artisti soprattutto dalla voce o dalle immagini di copertina dei dischi e cadeva così facilmente in trappola. Roy Tempest, un vecchio promotore musicale, ammise candidamente di aver industrializzato questa truffa.
portando in Europa molti falsi artisti, postini, lavavetri, conducenti di autobus, spogliarelliste, eccetera, reclutati negli Stati Uniti e fatti esibire come Temptation, eccetera. I Platters, per esempio, furono in causa con molti gruppi che si spacciavano per la band, cantando, guarda caso, The Great Pretender, il grande simulatore. Oh, yes, I'm the great pretender. Chissà quanti in quegli anni hanno creduto di aver visto Aretha Franklin, per esempio, ed invece era Mary Jane Jones. La tragedia nella beffa è che questi falsi erano controllati in molti casi dalla mafia newyorkese, la quale riusciva per molto tempo a farla franca, in quanto non esisteva il web o la TV satellitare e quindi, soprattutto oltreoceano, pochi sapevano che faccia avessero realmente tali artisti. Tornando alla nostra Jones, si trovò quindi rappresentata dal giovane parrucchiere. Tutto questo mentre Mary Jane, sotto minaccia, viveva con poco più di un hamburger al giorno, per poi essere tenuta nascosta in una camera d'albergo, lontana dai propri figli rimasti con la nonna. Il paradosso è che mentre Mary Jane interpretava chi non era, nella realtà Aretha Franklin, che stava promuovendo il suo album Soul 69, stava vivendo una profonda crisi di identità personale. Devo ancora scoprire chi sono veramente, dichiarò in un'intervista. Nei due mondi rovesciati erano più simili di quello che dimostrava l'estetica sia fisica che vocale. Insicure per la scarsa istruzione, entrambe madri giovanissime. Aretha rimase incinta del primo figlio a 12 anni ed entrambe con alle spalle un matrimonio violento. Questa storia andò avanti fino a quando i legali della Franklin non si accorsero della truffa. Mary Jane Jones e Lavelle Hardy furono quindi arrestati proprio mentre si preparavano ad un concerto. Hardy fu incriminato per falsa pubblicità, ma Mary Jane sostenne subito di essere stata sequestrata, minacciata e nutrita con poco più di un panino al giorno. Aretha Franklin testimoniò in tribunale e sorprese tutti con la sua dichiarazione sostenendo «È Hardy che deve essere processato e non questa ragazza». E così fu. Mary Jane, senza un soldo, si presentò comunque davanti al procuratore per perorare la sua causa fino in fondo e far conoscere alla gente la sua vera storia. L'uomo credette alla Jones, ma volle sapere come aveva fatto ad abbindolare così tanta gente. Ed è fatto vero che lei si mise a cantare, facendo restare di stucco il procuratore stesso e facendo saltare le pareti dell'intero tribunale, parole sue. Come in un film, fuori dal tribunale c'era ad aspettarla un grosso imprenditore d'avvocato bianco, tale Ray Greene, che, appassionatosi alla sua vicenda, le propose intanto di tornare a sue spese dai figli, un contratto con il suo nome d'arte, Vicky Jane Jones, un anticipo di $500 in contanti e la promessa che non avrebbe più mangiato hamburger per sopravvivere. Il 6 febbraio del 1969, presso lo Stanford Civic, si esibiva l'immenso Duke Ellington con la sua orchestra e Mary Jane si trovava dietro le quinte, nel backstage. Ad un certo punto Duke, parlando con il pubblico, disse senza troppe spiegazioni: «Vorrei presentarvi una ragazza che 2 settimane fa è finita sulle pagine di tutti i giornali». La invitò a cantare Every Day I Have the Blues e lei chiaramente ammaliò tutti. Alla fine della performance Duke si avvicinò e le diede un bacio sulla guancia e fissando i fotografi disse: «L'avete immortalato?» Quello scatto così finì sulla famosa rivista Jet in prima pagina. Every day I have the blues. Da lì partì la vera carriera artistica di Vicky Jane Jones, non più fatta di fame ma con del nuovo dolore e blues dietro la porta. La madre, forse stanca di allevare 4 figli, dopo un anno di tournée li mandò a vivere con il padre alcolizzato, dicendo loro che la madre, Mary Jane, l'aveva abbandonati. Il più piccolo rimase talmente sconvolto che non appena sentiva alla radio una canzone di Aretha Franklin correva a cambiare stazione. Un giorno, tornata ad esibirsi nella sua città natale in Virginia, Mary Jane, in un ristorante di fronte ai suoi figli davanti ad un piatto di patatine fritte, non resistette al suo istinto materno che prese il sopravvento. Quella sera, senza ripensamenti, lasciò il mondo dello spettacolo per dedicarsi ai figli e ricantò anni dopo solo per diletto, fino alla sua morte avvenuta nel 2000, continuando fino alla fine ad imitare Aretha Franklin.
Oggi, con la TV, i social, eccetera, sarebbe impensabile una storia come questa. Come scrive l'etnomusicologa Birgitta Johnson, i fans di Beyoncé conoscono la sua vita meglio di un investigatore. Se qualcuno scrive sui social "stasera Beyoncé è in quel club e vado a vederla", subito risponde qualcun altro ribattendo "non è vero, è da un'altra parte, l'ha appena twittato lei".